Ebbene sì, l'ho fatto! Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. È dai tempi di Gran Turismo Sport che ho questo desiderio combattuto di effettuare un upgrade serio del mio simulatore di guida. Mi ha sempre frenato il dubbio che la resa non valesse la spesa, ovvero che la differenza tra un T300 RS ed un DD Pro fosse in fondo minima, ma alla fine non ho resistito e come è tornato disponibile l'ho acquistato. Facciamo l'unboxing insieme per poi procedere al montaggio sulla mia postazione di guida. Iniziamo con rimuovere il freno standard, via lo spinotto e le 4 viti. Ora sposterò l'acceleratore per metterlo più centrato, dato che non monterò la frizione e i pedali sulla base saranno solo due. Un piccolo consiglio, non serrate subito la prima vite, lasciatela appena tirata, in modo che con la seconda si allineino bene i fori. Prestate la massima attenzione ai collegamenti dei pedali, cambiano tra il freno standard e quello a cella di carico. Il primo lo trovate connesso alla porta brake del pedale dell'acceleratore, il secondo lo dovete collegare alla porta load cell dell'acceleratore stesso. Inserite bene il cavetto nelle clip in modo da non schiacciarlo nel montaggio della pedaliera. Terminato il montaggio si passa alla parte software.
Andiamo sul sito Fanatec, scarichiamo il programma di aggiornamento dispositivi, lo installiamo e connettiamo la pedaliera tramite il cavo USB in dotazione dalla porta USB del freno a cella di carico. In automatico sarà riconosciuta dal programma e dovrete solo seguire la procedura di aggiornamento. Una volta aggiornati i driver della pedaliera, verificate il corretto funzionamento dei pedali. È il momento di fissare la pedaliera sulla postazione di guida. Ho una Nacon PCRC 500 e non è munita di tutti i fori per il fissaggio dei pedali Fanatec. Infatti, sebbene la base della pedaliera abbia due filettature fisse che troviamo in quasi tutte le postazioni di guida, i fori dei pedali varieranno in funzione della posizione in cui li fisserete. Quindi, fissiamo temporaneamente solo la base della pedaliera. Segniamo quindi la posizione dei fori di fissaggio dei pedali sulla postazione di guida, buchiamola e fissiamo i pedali con dato e bullone. Utilizzate sempre le rondelle su dato e bullone, in più mettetene una di almeno 25 mm di diametro tra il pedale e la postazione di guida per compensare il vuoto dato dalla gomma antiscivolo del pedale stesso. Fissiamo dunque la base definitivamente utilizzando gli spessori forniti in confezione, vanno messi sulle filettature. Passiamo quindi al fissaggio del motore. La Nacon ha solo due fori per il DD Pro che, sebbene siano sufficienti, non bastano per i miei standard, quindi ne faccio altri due per ottenere la massima stabilità, data anche l'elevata coppia del motore stesso. Montiamo quindi i quattro supporti di fissaggio del motore, usando delle viti sempre munite di rondelle. Lasciateli lenti in modo da permettere lo slittamento del motore, serrate a mano una volta allineato. Inserite infine il volante per verificare la sua posizione in funzione del pilota ed effettuare le varie regolazioni alla postazione di guida. Se avete notato, ho dovuto già modificare il piano d'appoggio del motore, andando ad aumentare l'angolo di inclinazione fissando la vita anteriore in un foro già presente nel tubolare di sostegno, con risultato aggiuntivo di un consistente aumento di rigidità della postazione. Tuttavia non è bastato e ho dovuto fare nuovi fori per dare minore angolo di apertura al supporto del volante. Ora che tutto è correttamente posizionato è il momento di aggiornare i driver di motore e volante, quindi solo dopo essere assemblati attacchiamo l'alimentatore del motore e connettiamolo con il suo cavo USB al PC. Il motore va acceso tenendo premuto il pulsante per 3 secondi, poi messo in modalità PC premendo sempre lo stesso pulsante fino ad ottenere la luce rossa. Il procedimento è lo stesso utilizzato per la pedaliera, solo che qui bisogna aggiornare i driver di due dispositivi. Basterà come sempre seguire la procedura. Al termine dell'aggiornamento il software ci chiederà anche di centrare il volante. Terminate le operazioni di configurazione potremmo, se vogliamo, provare alcuni effetti sul volante. Non ci rimane quindi che connettere la pedaliera al motore. Anche qui seguite bene le istruzioni a seconda del pedale del freno che utilizzerete. Sistemate bene i cavi ancorandoli alla struttura con delle fascette. Non sto più nella pelle, lo devo provare subito. Bene ragazzi, tenete presente che da quando ho montato questo volante alla pubblicazione del video sono passati circa 15 giorni, quindi
Mi sono già fatto le mie idee in merito al funzionamento, mi sono già fatto le mie idee in merito alla resa in base alla spesa. Già sono andato a toccare varie impostazioni e ho cominciato a prendere dimestichezza soprattutto col pedale del freno. Devo dire che questo freno a cella di carico è veramente difficile da utilizzare. Vengo da una DLCM, quindi non proprio una pedaliera economica, anzi secondo me una delle migliori pedaliere che abbiano mai fatto. Con questo freno a cella di carico ho trovato molta difficoltà sulla sensibilità, soprattutto in fase di rilascio del freno in uscita di curva. Già ho portato una modifica, la vedremo poi insieme come tante altre cose. Quindi se non volete perdere i prossimi video in merito a questo GT di D-Pro e a tutto ciò che gli ruota attorno, iscrivetevi al canale. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo. Ciao ragazzi, al prossimo video!